Bella raga, oggi siamo qua per andare a vedere quelle che secondo me sono al momento le migliori impostazioni per giocare a Warzone, quindi parleremo del controller, alle impostazioni grafiche fino ad arrivare alle impostazioni audio e vi darò anche qualche chicca per le console, per la PS5 in realtà, soprattutto per quanto riguarda le impostazioni audio e niente, vi spiegherò poi passo per passo il perché secondo me sono le migliori impostazioni. Andiamo in game, vi faccio vedere. Dunque, eccoci qua. Allora, io partirei dall'impostazione del controller, ma sorvolerei lo schema comandi perché chiaramente lì cambia in base al pad che state utilizzando. Quindi se avete un pad con le palette posteriori avrete una determinata disposizione, se usate un pad classico senza palette ne avrete un'altra. A proposito di questo, io una decina di giorni fa ho fatto un video che si riferisce proprio a tutti coloro che giocano senza palette posteriori. Ve lo linkerò alla fine, quindi io sorvolerò, insomma andrei oltre, lascerei perdere lo schema comandi perché tanto ci dilungheremmo inutilmente. E Sense, allora questa è una delle parti più importanti del video. Io nell'ultima settimana ho giocato 2 giorni con 1,25, 2 o 3 giorni con 1,40, 2 o 3 giorni con 1,60, che è la mia vecchia Sense, che ho cambiato ultimamente facendo qualche test, dato che insomma hanno iniziato tutti i pro player ad abbassare la Sense. Biffle qualche mese fa è passato a 1,35, Shifty gli è andato dietro e Ketchup 1,25, quindi ultimamente insomma ha fatto molto scalpore per via appunto della mira che ha, e ha un tracking sui nemici in picchiata allucinante e quindi tutti hanno provato insomma a testare, hanno iniziato a provare questa Sense. Io l'ho provata. Secondo me ogni stile di gioco ha una sua sensibilità. La mia, dopo questi test, è 1,60 perché io, diciamo, mi piace insomma pushare, mi piace buttarmi a control allo start e con 1,25 ma anche con 1,40 mi sentivo penalizzato perché insomma io ho sempre giocato con 1,60, quindi abituato, avendo quella memoria muscolare lì, quando magari mi capitava di dover spingere un po' di più la levetta, la mia memoria muscolare me lo impediva e secondo me ci vuole troppo tempo per abituarsi, ma credo che nel mio caso il gioco non valga la candela perché ho già un'ottima memoria muscolare con 1,60, quindi sarebbe un po' da pirla andarmi a rallentare, ecco. Ho abbassato però il moltiplicatore in mira a 0,75 che la porta a 1,20 in mira, quindi in realtà diventa ancora più lenta di quella di Ketchup che invece ha 1,25 con un moltiplicatore 1, ma non mi leva velocità nei flick, quando ho un nemico alle spalle mi devo girare velocemente, nello slide cancel quando vado a fare un broken camera, insomma, quindi per me è questa. Se avete invece uno stile da ancora, tra virgolette, e quindi vi piace stare nelle retrovie e lasciar pushare i compagni, eccetera, eccetera, si può fare. È un'ottima sense perché l'Ime Assist funziona molto bene e tutto quanto. Se avete uno stile di gioco invece più ibrido, 1,40 con 0,90 in mira che diventa 1,26 in mira, quindi praticamente quella di Ketchup, e 1,40 va bene, insomma, se avete uno stile ibrido non male. Io l'ho testata e funziona bene, insomma, vi dà quella leggera velocità in più, ma senza perdere quella colla in mira. Qua vabbè tutto su no, ovviamente, vibrazione no, effetto grilletto no. Allora, zona morta. La zona morta influisce, questo non lo dice mai nessuno, la zona morta di destra influisce anche sulla sense in mira, paradossalmente, ma vi spiego perché. Perché se io ho 0-100, il mio analogico deve percorrere
più strada, di conseguenza è come se la mia sense si rallentasse, diventa più precisa, tra virgolette. Se invece io ce l'ho più corta, è più scattosa. Provate, se non vi fidate, provateci e vi renderete conto che è effettivamente così. Per quanto riguarda invece la zona morta di sinistra, il discorso dell'aim assist rotazionale è una cagata, non è vero, non influisce per niente. Che cosa cambia averla corta, avere, che ne so, da 5 a 60, da 5 a 55, 0,50, insomma, vi dà più reattività nel momento in cui dovete scattare, quindi entrare nello scatto, alzare l'arma e iniziare a scattare. È un pochino più scattante, insomma, quindi io mi trovo bene così. Ci dovete fare l'abitudine le prime volte, se adesso ce l'avete l'alta e la abbassate, le prime volte cadete dai tetti perché non riuscite a fare quei micro movimenti o comunque a gestirli, ecco. Poi una volta che ci si abitua, insomma, si impara a gestirli senza problemi. Le zone morte di L2 R2 io ce l'ho a 0, ma perché ho un DualSense Edge e l'ho impostata dalle impostazioni del pad. Non tenetela a 0 perché vi capita altrimenti di premerli accidentalmente, lanciare granate a caso. Allora, poi puntamento, come vi dicevo, io qua ho 0,75 in mira e che diventa 1,20. Impostazioni avanzate, dinamica 1. Io mi trovo bene con dinamica, ho provato anche standard. Diciamo che la differenza in soldoni, detto in parole povere, è che con standard avete più mira assistita in close, da vicino, mentre con dinamica avete più mira assistita da long. Come funziona? Dinamica parte forte, quindi quando dovete fliccare è ottima perché gira velocemente, salvo poi rallentare in prossimità del nemico. Standard fa l'esatto contrario. Lineare invece è lineare, lo dice la definizione stessa, quindi ha sempre quella velocità lì. I pro player usano tutti dinamica, andate su dinamica, non sbagliate e via. Tempo di transizione immediato, perché se mettete graduale, nel momento in cui voi state entrando in mira vi va a calare gradualmente, se avete ovviamente un moltiplicatore più basso in mira chiaramente, perché se ce l'avete a 1 non vi cambia nulla. Invece con immediato, come voi entrate in mira, premete L1 per entrare in mira, vi passa subito al moltiplicatore che avete impostato. Poi, allora, vabbè, sì, impostazioni avanzate. Allora, anche questa è una cagata, quella che vi dicono, se lo staccate, l'aim assist funziona, sono puttanate, raga. Non è vero, è un effetto placebo, io ho provato, non cambia assolutamente niente. Scatto tattico assistito, sì, ritardo a 0, chiaramente. E laterale ovviamente sì, perché tra l'altro per quanto riguarda l'aim assist funziona molto muoversi velocemente sinistra destra quando sparate, quando state fightando. Vi si incolla la mira e diventate più difficili da prendere per il nemico perché state costantemente in movimento. Però per questo dovete tenere attivo appunto lo scatto assistito di lato, che di default è già impostato, quindi semplicemente non lo toccate. Scavalcamento assistito no, perché sennò correndo lui vi si arrampica da solo senza dover premere nulla. Accovacciamento assistito no, corner slicing io ce l'ho su no perché non mi interessa. Sappiate che anche se lo mettete su sì e voi avete l'impressione di sporgervi con il busto, in realtà vi sporgete interamente come se lo aveste su no per il nemico. E funzionalità scivolata tuffo, io ho solo scivolata, non uso mai il tuffo, ma se vi interessa utilizzare il tuffo, cosa che vi consiglio, io purtroppo mi sono abituato così, ho provato con ibrida, ma mi capita quando magari devo scattare e premo qua di tuffarmi a caso, quindi insomma, tanto comunque diciamo il mio gameplay è basato sul non utilizzo del tuffo perché ho sempre giocato così. Non tenete premi per scivolare, perché se tenete premi per scivolare entra in gioco un piccolo delay nel momento in cui lo premete, perché il gioco ha bisogno di un istante per capire se volete scivolare o tuffarvi, quindi o solo scivolata o ibrida, nient'altro. Scavalcamento in aria mettetelo su parziale, recupero scatto sì, scivolata mantiene lo scatto sì, altrimenti quando scivolate poi vi piantate per terra come se foste un trapano pneumatico.
Paracadute automatico ovviamente no, scavalcamento nulla ricarica sì, perché se no se dovete scappare, vi dovete arrampicare e state ricaricando, vi bloccate lì. Sulle impostazioni avanzate di movimento, allora qua immergersi nell'acqua libera sì, porta sfondata scattando sì, pressione singola dello scatto per attivare lo scatto automatico, vuol dire che basta che premete una volta e vi parte con lo scatto, perché potete impostarlo anche che dovete premere 2 volte, è una cagata, lasciate perdere, vi rallenta. Vabbè, qua non ho toccato nulla, è tutto, sì, no, non ho toccato nulla. Poi sono uscito. Allora, impostazioni grafiche, vabbè, se avete un monitor con i 120 Hz ovviamente attivateli e attivate il VRR se ce l'avete perché vi dà molta più fluidità e vi leva quel tearing, quel tremolio insomma dell'immagine, quella spaccatura delle immagini. Se non ce l'avete, vi ci dovete fare l'occhio. Allora, luminosità io ce l'ho sempre a 50 e no, questo ce l'ho su no, non credo incida, ma io nel dubbio ce l'ho su no. Fidelity CAS, mettetelo sì, attivo su 100. C'è un ragazzo che io seguo che fa dei test sui cali appunto degli FPS, sull'input lag eccetera. Si chiama Daniel ZH, se non lo conoscete andate a vederlo perché è un grande, un mito. E che tu tenga il fidelity a 50 che lo tenga a 100 non cambia niente, quindi lasciatelo a 100 soprattutto perché da console con i 120 Hz attivi la console il gioco gira in risoluzione dinamica, vuol dire che cambia a seconda delle situazioni la risoluzione per mantenere il frame rate a un livello decente, quindi ci sono momenti in cui vi va a 720p, quindi non vedete una mazza di niente e il fidelity aiuta insomma ad avere un po' più di nitidezza. Poi le streaming texture, io ho una connessione della Madonna, ho provato a metterle su ottimizzato, non cambia nulla, quindi nel non ho notato niente, nessuna differenza a livello grafico, quindi nel dubbio io ce l'ho su minimo e lo lascio su minimo. FOV, allora questo è un'altra impostazione che incide un botto sul vostro gameplay. Io ho giocato per un lungo periodo con 110 e a livello di tracking di colla sul nemico era una bomba. Il problema, sono uscito, il problema era che ero troppo penalizzato in close range. Quando mi capitava di dover fightare con 2 nemici, uno lo vedevo, l'altro me lo perdevo perché non avevo abbastanza visione periferica. Con 115 secondo me è il compromesso ideale, soprattutto se giocate da console, perché a 120 su console, ripeto, sempre per il discorso della risoluzione dinamica, si fa molta fatica a vedere i nemici a distanza, li vedi proprio formichine e a meno che non c'hai 70 decimi non li vedi in molti frangenti, soprattutto nelle situazioni caotiche dove gli FPS calano un po'. Quindi 115 secondo me è lo sweet spot per chi gioca da console. Campo visivo, vabbè, relativo, altrimenti quando entrate in mira vi passa a 80 di FOV, che non è un buon affare sempre per il discorso della visione periferica. Campo visivo arma larga, ma non per il discorso del rinculo visivo. Scusate, ma mi scivola il pad e vado a premere le palette dietro. Torniamo dove eravamo. Ok, dicevamo quindi campo visivo arma larga perché vi occupa meno spazio nella sovraimpressione, quindi quando voi avete un nemico che è appunto un puntino e sparate con un'arma col mirino metallico, vi copre meno spazio, quindi vi copre meno nemico, di conseguenza è chiaramente più pulita l'immagine, più facile insomma puntare il bersaglio. E vabbè, terza persona non ci interessa, questo dovete impostarlo a 50, altrimenti ballate il twist mentre camminate perché vi si balla tutta la schermata. Allora, qua dialoghi 30/40, volume effetti 100, resto tutto a 0, la musica non ci interessa, modalità cuffie migliorata, per carità, no, l'ho provata, è terrificante.
Mix audio, allora, qua in rete si parla di bassi, dovete aumentare, non è vero, i passi stanno soprattutto sui medi e sugli alti, non solo, il tallone d'Achille di sto gioco sono i bombardamenti che vanno a coprire i passi, soprattutto i grappoli. Io quando c'è un grappolo non sento una mazza, ci potrebbe essere dietro uno che mi toglie i pidocchi, io non lo sento, raga, non si sente un... Ok, quindi vabbè, riduci i bassi cuffie perché va a limitare un po' il boato dei bombardamenti, quindi tende a coprire un po' meno i passi, anche se secondo me, ripeto, ci sono dei frangenti in cui proprio il gioco non riproduce i passi perché il suono dei passi viene coperto da altri suoni. Però, vabbè, qua tamponate un pochino, quindi riduci i bassi cuffie, provatelo. Compensazione udito asimmetrico, no, anche questo è terrificante. Non toccate le frequenze perché altrimenti non serve a niente impostare il mix audio, andate a sballare tutto. Chat vocale, vabbè, qua dipende dalle cuffie, insomma dovete fare delle prove. Interfaccia, vabbè, qua io la latenza ce l'ho, il discorso della telemetria sulla latenza ce l'ho su no, lo attivo ogni tanto quando magari, che ne so, mi sembra di avere un ritardo nell'immagine, eccetera, eccetera, altrimenti lo tengo su no perché mi distrae, mi diventa come un tic che devo guardarlo ogni 2 secondi e insomma mi distrae dal gioco. E su personalizzazione colore non fa un'enorme differenza, insomma, lasciate perdere i titoloni, mi svolta l'aspetto del gioco, no, che cazzo. E filtro 2 su entrambi, ma insomma, vabbè, sì, dà un po' più, rende i colori un pochino più vivi, ma niente di che. Qui, insomma, non penso ci sia nulla, vabbè, la mappa su quadrata chiaramente perché diventa più grande. Non attivate il radar. Se attivate il radar, se vi capita di non vedere più la minimappa, sappiate che è perché vi si è attivato il radar o avete attivato il radar, insomma, comunque avete il radar attivo, perché attivando il radar la mappa rimane, ma non vedete più gli edifici, non vedete più niente, diventa un deserto con dei pallini in giro. Vabbè, una strunzata, insomma. E basta, ci sono tutte. Allora, per quanto riguarda la chicca sulla console, dovete provare. Allora, per quanto riguarda le impostazioni grafiche, di input lag, eccetera, eccetera, io ho fatto un video anche lì, quindi ve lo linko alla fine insieme a quell'altro che vi dicevo prima, che per la disposizione dei comandi. Vi linko anche questo qua per le impostazioni grafiche per chi gioca da PS5. Per quanto riguarda invece l'audio, dovete andare sulle impostazioni audio nella sezione in cui attivate l'audio 3D da cuffie, ma non fate il test che vi fa fare di selezionare come vi arriva l'audio, insomma vi fa fare un test per capire un attimino come ragiona il vostro orecchio. Io ho provato ma non mi convince. Comunque se avete già un buon assetto e la direzionalità vi funziona bene, amen. Se invece siete in difficoltà perché non capite la distanza, non capite se è sopra o sotto, non capite se è destra o sinistra, provate il profilo 2 e provate. Insomma, poi chiaramente lì la differenza la fa anche la cuffia, quindi magari sul mio modello di cuffie funziona bene, sul vostro no, dovete provare, però il 2 tra quei 4 secondo me è quello che funziona meglio. Io ho sempre usato quello, mi sono sempre trovato bene, la direzione dei suoni la capisco, insomma, quindi provate. Raga, mi pare di aver detto tutto, non mi viene in mente altro qua, vabbè, qua non ci interessa, e qua non so perché ogni volta che riavvii il gioco ti cambia la skin. Boh. Che volevo dire niente, vi lascio al gameplay che ho fatto, di una partita che ho fatto stamattina sui terzetti con 2 run, una bella partita. Considerate che è stata la prima partita che ho fatto tornando sul mio 1,60 e fino a quella partita avevo giocato con 1,40 e insomma quindi
sono tornato poi sul mio 1,60 è uscita questa bella partita qua. Questo per rimarcare il fatto che la memoria muscolare in questo gioco è fondamentale, è un aspetto troppo rilevante, insomma. Bella raga, alla prossima. Ciao, buona giornata. Cambio caricatore. Sostituisco il caricatore. Marco il resto della squadra sulla mappa tattica. Buona caccia. UAV nemico in funzione. Mi servono... Richiedo un torbolo di Ecco un'auto ricognizione. rianimazione. Mi servono dei soldi. Mi servono soldi. Lancio di equipaggiamento per voi. La tua squadra ha raggiunto la zona sicura. Gas in movimento. Ecco un'auto rianimazione. Cambio caricatore.
movimento da campo. Serie di uccisioni marcata. Missione confermata. Sostituisco il Sappiamo dove caricatore. sono gli altri. UAV nemico in zona. Occhi aperti. Mi servono soldi. Saldi attivi. Prezzi delle stazioni di acquisto ridotti. Arrivano dei nemici. Attenzione in alto. Fuoco, attenti in zona. Fatto. I rinforzi sono in arrivo. Ritorno sta per finire. Mi raccomando. Aria bersaglio vuota. Attacchi efficaci. UAV nemico in volo. Cambio caricatore. Resti tu, Susa. Occhi aperti. Sparano addosso. Bombardamento di precisione, al riparo. Compagno tornato in Nell'area. Compagno è tornato in squadra. Bene. Ho marcato gli altri Sostituisco il caricatore. Staniamo. Saldi conclusi. Prezzi in aggiornamento. Occhi aperti. Come non detto, occhi aperti. UAV nemico in zona. Ritorno disattivato. Adesso non si scherza più. Compagno tornato in campo. Ben fatto. Campo. Fornite, equipaggiatevi. Cambio caricatore. Arrivano dei nemici. Attenzione in alto. Marco un nostro potenziamento da campo. Sparano! Verso la zona sicura. Il gas è sempre più vicino. Siete in 4. Occhi sostituisco il caricatore. Attive nell'area. Occhi aperti.
potenziamento da campo. UAV nemico in funzione. Occhi aperti. Tre, non mollare. Tre squadre rimaste nella zona di guerra. Attenzione. Ne restano due. Cambio caricatore. Attacco aereo nemico Va in bene, ho usato un'autorianimazione.